Ciao a tutti ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. La ricordate la famosissima canzone Gangnam Style che è andata famosa in tutto il mondo? Ebbene sì, sono venuto a visitare il quartiere da dove quella canzone prende il nome. Sono arrivato a Seoul, in Sud Corea. Just as Korean, I'm not allowed to visit North Korea as a tourist. I hope we two Koreans make a unification in the future. Giornata a Seoul vi porterò a conoscere uno dei luoghi più assurdi e surreali del mondo. Ebbene sì, vi porterò a scoprire la DMZ Zone, ossia la zona demilitarizzata. Doveva essere una zona senza militari, senza armi, ma invece è una delle aree più sorvegliate al mondo. Sì, è il confine tra il Sud Corea e il Nord Corea. È una zona che per tantissimi anni ha vissuto una guerra, ci sono state tantissime invasioni e adesso vi porterò attraverso tutti i suoi punti più iconici per spiegarvi un po' la storia di queste due fantastiche nazioni che sono in lotta, in guerra tra di loro ormai da una vita. Il conflitto ha causato milioni di morti ed ha completamente separato in due la penisola coreana, dividendo famiglie che al giorno d'oggi ancora intere famiglie, una metà si trova alla Corea del Nord e un'altra metà si trova alla Corea del Sud, perché per la legislazione del Sud Corea i cittadini locali non possono andare in Nord Corea. Mi diceva sul volo un ragazzo sudcoreano che ho conosciuto, nel momento in cui lui dovesse attraversare il confine e andare in Nord Corea, se non viene arrestato, da lì gli cambiano i documenti in nordcoreano e per lui sarà per sempre impossibile ritornare al Sud Corea a trovare la famiglia. È veramente un'assurdità vedere come una nazione che è stata divisa in due, c'è un odio così forte che si percepisce nell'aria. Nel passato il Nord Corea, per venire ad attaccare il Sud Corea, hanno scavato un tunnel di 1,6 km di lunghezza per spostarsi dal confine del nord fino al Sud Corea per cercare di invaderli, però sono stati scoperti, quindi l'invasione dopo un poco è stata annullata. In questo momento mi trovo sulla linea di delimitazione. Qui abbiamo il South Corea e dall'altra parte il Nord Corea, quindi questa è la linea del border, l'unica linea dove è possibile stare con i piedi al di sopra. È assurdo, non sono mai stato in una nazione dove ci sono tutte queste regole, tutti questi divieti di fare foto, video, di comportarti in un determinato modo. L'aria tesa si sente veramente tanto, però questo rende anche questo luogo un po' affascinante ma anche un po' triste allo stesso punto. Però vabbè, oggi è tutta la parte più storica, da domani invece mi dirigerò al centro di Seoul, la città più grande, e vi mostrerò un po' tutte le sue bellezze e quanto è tecnologica questa nazione. Andiamo! A lot of people just ask me, do you think you two Koreas can unify in the future? And always I'm kind of hesitant to say that because I personally think, I hope we two Koreas make a unification in the future. But I'm not so sure because it's a pretty complicated issue because there are so many things going on between two Koreas, not only political issue, also economical, some social issues going on. So these days, young generations are really worried about some chaos would happen in the future once we get unified again. Just as Korean, I'm not allowed to visit North Korea as a tourist because we are still at war. Because when the Korean War finished in 1953,
we signed for the armistice agreement, which means this is a ceasefire. It is not a peace treaty, so that means we are still at war. But if you are from other countries, why not? You may try to travel to North Korea someday. Buongiorno a tutti, sono prontissimo ad iniziare un'altra fantastica giornata a Seul, la capitale del Sud Corea, con i suoi 10 milioni di abitanti, tantissimi grattacieli, templi antichi e street food a qualsiasi ora del giorno e della notte la rende una capitale super interessante da visitare. Sono in metropolitana, ci sono 9 linee della metropolitana, praticamente ti puoi spostare in qualsiasi luogo del centro città ma anche al di fuori del centro città, quindi iniziamo un'altra fantastica avventura a Seul. Queste avventure le trovate solo sul canale di Lao Travelers, andiamo! Ma prima non dimentichiamo di comprare il biglietto della metropolitana che è veramente importante. Dire che le metropolitane non sono per niente care qui a Seul, quindi lo rendono uno dei mezzi migliori per spostarsi in tutta la città. Una cosa che sto notando che non mi aspettavo di Seul è che la maggior parte dei bar, ristoranti o anche posti per fare colazione aprono veramente tardi al mattino. Adesso sono le 8 del mattino e la maggior parte dei negozi e delle strutture sono ancora chiuse. Io sto cercando un posto per fare colazione e senza colazione non posso iniziare la giornata. Mentre mi dirigo verso la zona centrale di Seul, sono venuto a visitare il Jogye-sa Temple, ossia il centro del buddismo zen coreano. È quasi un'oasi di pace per fuggire dal caos urbano. Il suo nome significa Palazzo felicemente benedetto dal cielo ed è considerato il simbolo del potere reale coreano. Andiamo all'interno perché a breve ci sarà il cambio della guardia. Sono arrivato al Bukchon Hanok Village, ho anche detto villaggio del nord perché è situato al nord del fiume. Qui possiamo ritrovare all'incirca 900 case in stile vecchio coreano, i cosiddetti hanok. Sono case che risalgono a circa 600 anni fa. La cosa più bella di questi hanok è la vista, perché sono situati in cima a una collina, quindi da qui si riesce a vedere tutta la vista della città. L'unica cosa, bisogna fare attenzione perché essendo un quartiere residenziale, dalle 5 del pomeriggio fino alle 10 del mattino del giorno dopo non si può entrare a visitarlo e quando si è all'interno bisogna fare abbastanza silenzio perché comunque ci sono persone che vivono ancora qui. Prima di fermarmi per un buon pranzo mi sono diretto a Insadong Street, ossia la strada pedonale più affascinante che possiamo trovare a Seul. Tutti i negozietti sono piccole boutique che ti fanno assaggiare tè, prodotti tipici coreani, ma c'è anche tanta arte e artigianato, quindi questa è un'ottima strada se volete venire a fare shopping. La cosa più bella, non ci sono auto, quindi potete camminare in tutta libertà. Oggi fortunatamente il tempo mi sta graziando, ieri c'è stata talmente tanta di quella pioggia e sono arrivato a casa inzuppato d'acqua, ma oggi si sta veramente bene.
come sempre quando vengo a mangiare nei ristoranti locali non c'è interazione con la persona dietro la cassa, perché la maggior parte delle volte, nel 90% dei casi direi, ci sono dei tablet contro il muro, quindi ordini e vai direttamente a collezionare, a prendere l'ordine che hai fatto. È da ridere perché molto spesso vado lì, non ci stanno nemmeno in inglese, quindi apro il tablet e guardo solo le fotografie, quindi scelgo in base alle fotografie più belle. Ad esempio ieri sera ho ordinato una cotoletta di pollo, invece è arrivata una cotoletta di maiale. Ho ordinato un omelette, invece mi sono arrivate delle verdure super fritte, quindi non fidatevi delle belle fotografie, cercate di un attimo di capire cosa ordinate. Dai, adesso so quello che ho ordinato, quindi a breve vi farò vedere cosa mangio. C'è un omelette con del pollo fritto, una salsa curry sotto il riso e 2 uova fritte sul lato. Un carico di proteine e carboidrati prima di affrontare la seconda parte della giornata, quindi buon appetito a tutti. Camminando per il centro mi sono trovato in questa strada che si chiama Myeongdong. In parole è una strada pedonale dove c'è tutto lo street food, ci stanno tutti i grattacieli, LED illuminati e c'è tanta di quella gente in giro che è super caotica. Quindi se volete provare lo street food venite in questa strada Myeongdong. Veramente grandissima, è la strada, una delle strade principali dello shopping che possiamo trovare a Seul ed è abbastanza lunga e poi sono tutti vicoletti con i vari ristoranti e altri localini diversi. Sono venuto nel bar dove fanno i drink migliori della Corea a base di matcha. Io ho preso un matcha all'espresso, l'ho appena fatto cadere tutto. Anzi, dopo aver camminato tutta la giornata, penso è arrivato il momento di ritornare a casa e riposarmi un po', quindi vi saluto a tutti, ci vediamo domani. Sono arrivato a Bongyeonsan Temple, cioè questo tempio buddista grandissimo, locato in una delle parti più chic, in una delle parti più ricche della città di Seul, ossia il quartiere di Gangnam. In questo momento mi trovo alle spalle della statua di Buddha che è alta 23 metri e qui possiamo trovare altre migliaia di installazioni di statue di Buddha, ma la cosa più bella di questo posto, la posizione in cui si trova lo rende unico perché è un po' quel mix tra il vecchio e il nuovo, tra la storia buddista alle mie spalle col tempio e questa metropoli grandissima che è Seul alle mie spalle. Luogo fantastico, guardate, ecco il Buddha. Bellissimo, vabbè, durante i miei viaggi in Asia, perché ormai il continente l'ho quasi finito tutto, manca solo il Brunei come nazione al momento e ho visto tantissimi di Buddha, quindi continuiamo e mi sposterò verso la libreria, una delle librerie più belle al mondo probabilmente. Durante il giro per questi quartieri non poteva mancare una vista alla Starfield Library, in uno dei centri commerciali più grandi che c'è in Corea, è quella più fotografata di tutta Seul. Adesso capisco perché lo stile interno è veramente unico. Ho visto librerie molto più belle nella mia vita, molto più storiche, però questa è una libreria quasi super tecnologica, circondata da caffè, intorno ci sono questi scaffali dei libri arrotondati, sono qualcosa di eccezionale, è unica nel suo stile, quindi vale veramente la pena una visita veloce. Magari fermatevi per un caffè e leggete un libro in coreano, se conoscete il coreano.
bellissima giornata a Seul. Domani mattina mi aspetta un volo di 13 ore e 50 diretto per l'Italia. Ebbene sì, farò una sorpresa alla mia famiglia e vado a trovarli dopo 2 anni che non rientro. Quindi oggi mi prendo una giornata di completo relax. Sono in una zona completamente diversa da quelle che vi ho fatto vedere precedentemente. Sono alle spalle dell'Incheon Airport, dove è il litorale, dove ci sono alcune spiagge che poi dopo vi mostrerò perché sono spiagge abbastanza particolari. Mi godrò una giornata di relax in questo resort che mi sta ospitando. Quindi al momento mi dirigo prima in palestra, poi andrò a fare un bel bagno turco, una sauna, piscina, massaggio e dopo vi porterò a vedere l'esterno, i ristoranti e tutto il luogo, quindi seguitemi. Mi sono cambiato velocemente e mi dirigo all'interno della sauna. Ragazzi, questo posto è spettacolare, c'è qualsiasi comfort e qualsiasi cosa di cui una persona abbia bisogno per una giornata di relax. Andiamo. Cioè, questo è lo spazio per la sauna, docce invece solo per i piedi, 2 saune e vasche idromassaggio e un nice bar alle mie spalle. È arrivato il momento di entrare nella sauna più calda. Mattinata di relax, sono sceso giù a El Wagni Beach. Consiglio a tutti quanti questa location, a soli 7 km dall'aeroporto di Incheon, è posizionato su un'isola proprio alle spalle. È una location molto particolare perché è completamente diversa da quella di Seul, la capitale. Infatti questo è un po' un oasi di relax dove il tempo scorre lentamente, ci sono queste spiagge con la sabbia dorata, dove i sudcoreani normalmente nei weekend vengono qui per mangiare un po' di pesce in uno di questi ristoranti, perché sul lungomare sono solo ristoranti di pesce che fanno qualsiasi tipo di mollusco oppure pesce alla brace. È un posto veramente tranquillo. Ieri che era domenica ho visto un sacco di persone locali sparare fuochi di artificio sulla spiaggia oppure giusto rilassarsi, e molti artisti di strada o degli artisti di spiaggia che suonavano, quindi consiglio a tutti quanti di venire almeno una giornata, magari trascorrere la notte in uno dei tanti alberghi che c'è qui in zona e godervi un aspetto diverso di quello di Seul. Adesso vado alla ricerca di un posto per mangiare. Poiché tutti i ristoranti intorno cucinano solo pesce, però onestamente non mi fido del pesce, anche perché domani ho un volo, sono venuto in un ristorante vietnamita. Come sempre entri, le persone lavorano, però non hai nessuna interazione con il personale. Ti metti alla macchinetta, premi, ordini, ti esce il bigliettino, ti siedi, ti portano l'acqua, perché l'acqua qui te la danno gratuitamente ovunque come dovrebbe essere da qualsiasi altra parte del mondo, e ti prepari per mangiare. È arrivato il mio cibo, ho ordinato un pad thai per restare sempre in tema Asia, però un'altra nazione. Prendiamo forchette, anzi bacchette, e mangiamo, quindi ci vediamo più tardi. Ciao!